Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Siamo sempre qui nel PolyD Lab, il nostro laboratorio di stampa 3D MJF dedicato all'analisi e alla stampa di progetti un po' particolari che ci inviate proprio voi, i nostri follower. Vi ricordo come sempre che se volete farci stampare ed analizzare un vostro progetto, rovistate un po' nelle cartelle del vostro PC ed inviatecelo all'indirizzo labpolyD@gmail.com. Il nostro team di esperti ne selezionerà uno al mese e successivamente alla stampa vi sarà anche inviato gratuitamente. La valutazione sarà effettuata tramite 5 semplici criteri che sono progettazione, design e dettagli, stampabilità, innovazione e funzionalità. Però ho già parlato abbastanza, quindi non perdiamo altro tempo e vai con la sigla! Oggi prendiamo spunto dalle Olimpiadi di Cortina Milano 2026 che si sono appena concluse e parliamo proprio di sci. Infatti c'è un momento nella vita di ogni sciatore in cui la passione e la voglia rimangono intatte, ma spesso le ginocchia non sono proprio d'accordo. Ed è proprio da qui che nasce l'idea del nostro follower, Fabrizio Giovi. Fabrizio infatti è un grande amante delle piste da sci e superati i 70 anni ha deciso che non sarebbe stata l'età a fermarlo e invece di rallentare ha tirato fuori un progetto davvero innovativo. Ed è per questo che è nato EsoSki, un esoscheletro pensato proprio per permettere di sciare più a lungo, con meno fatica e soprattutto con meno stress e meno pressione su ginocchia e articolazioni. L'idea in realtà è tanto semplice quanto geniale. Si tratta di una struttura composta da elementi di plastica opportunamente dimensionati e una molla d'aria che si carica quando lo sciatore flette le ginocchia. Nella fase di decompressione quella stessa energia viene restituita, alleggerendo anche oltre il 40% il peso che grava sulle articolazioni. Qual è il risultato? Più autonomia, meno dolore e la possibilità di godersi una giornata intera sulla neve anche senza una preparazione fisica perfetta, diciamo. E dietro a questo progetto, oltretutto, c'è anche una bellissima collaborazione familiare, perché mentre Fabrizio lo sviluppava sul tavolo da disegno, sua figlia Camilla, che di lavoro fa la progettista, ha realizzato nel tempo libero tutti i disegni 3D per la prototipazione. Ma EsoSki non è solo un'invenzione tecnica, è la dimostrazione che la passione non ha età e che con ingegno e determinazione si può trasformare un limite in una nuova opportunità di libertà. Ma ho già parlato tanto, quindi entriamo nel dettaglio e facciamolo spiegare direttamente al nostro follower. Vai Fabrizio! Buongiorno a tutti, oggi vi presento l'EsoSki, che è un esoscheletro per sciare. Questo ha la particolarità di indossare sulle due gambe un apparecchio che aiuta nello svolgimento dello sci. Ha la particolarità di essere morbido per andare al bar, per andare in seggiovia e poi essere molto duro, quindi dare una spinta dal basso verso l'alto alle cosce e all'anca per migliorare e non affaticare la persona. Questo apparecchio di prototipazione, e di questo voglio ringraziare la PolyD che ci ha permesso senza costi di fare questo esperimento, è un oggetto che serve per migliorare la qualità dello sci e di non affaticare lo sciatore. Come potete vedere è fatto principalmente di plastica e di apparecchi pneumatici. Ha la particolarità di poter essere caricato più o meno con la pressione dell'aria per adattarsi alle esigenze dello sciatore e anche al peso dello sciatore. Può essere, questa zona va agganciata allo scarpone dove è previsto un apposito alloggiamento, può essere allungata o accorciata sempre per adattarsi all'altezza dello sciatore, sia in quella zona che nelle zone del sottocoscia. Come dicevo, ci sono le due unità a destra e a sinistra. Grazie di tutto e arrivederci. Ed ecco qua il pezzo stampato in scala, nel quale comunque possiamo ammirare la sua progettazione e le varie finiture. E passiamo ora all'analisi dei criteri. Il primo punto, come sempre, è la progettazione. Il progetto è un caso studio perfetto di ottimizzazione topologica per MJF. Sfruttando l'assenza di supporti rigidi tipica del letto di polvere, i canali interni e le pareti sottili sono stati progettati per distribuire i carichi in modo isotropo, eliminando il rischio di delaminazione tra i layer, che è tipico della tecnologia FDM per esempio, e garantendo una risposta meccanica uniforme in ogni direzione di spinta. Quindi direi top del top, voto 5 su 5. Secondo punto, i design e dettagli.
I dettagli funzionali, come le sedi per le boccole e i punti di aggancio per i cinturini, sono integrati direttamente nel corpo del pezzo, con tolleranze precise. Il voto non è pieno solo per la visibile differenza di texture tra le zone ad alta densità di fusione e le zone più sottili. Una sfida comune nella gestione estetica del Nero MJF, quindi voto 4 su 5. Il terzo punto è la stampabilità. La gestione dei volumi all'interno della build unit è eccellente. Nonostante infatti la dimensione generosa del componente, il design evita accumuli eccessivi di calore che causerebbero warping o imprecisioni dimensionali. La scelta degli spessori è calibrata per permettere una rimozione agevole della polvere anche nelle cavità più profonde. Una nota di attenzione va poi alla fase di raffreddamento. Per mantenere le tolleranze necessarie agli snodi meccanici, il pezzo richiede un raffreddamento controllato per evitare ritiri differenziali. In questo caso il voto è 4 su 5. Quarto punto, innovazione. L'uso del PA12 per un componente strutturale dinamico in un ambiente freddo come quello della montagna è una scelta all'avanguardia. Infatti l'innovazione sta nel passare dal concetto di prototipo estetico a quello di prodotto finale performante. Sfruttando infatti la resilienza del materiale e la libertà geometrica che ti dà la stampa MJF, l'esoscheletro non è solo un supporto passivo, ma è un sistema che immagazzina energia elastica durante la compressione per restituirla poi in fase di estensione. Quindi in questo caso il voto è 5 su 5. L'ultimo punto è la funzionalità. Diciamo che a livello funzionale il pezzo si comporta quasi come un componente stampato a iniezione, ma con una complessità geometrica davvero irraggiungibile dagli stampi tradizionali. Regolando la pressione della molla d'aria, il dispositivo si adatta facilmente al peso dello sciatore e alla spinta che desidera ricevere, un po' come le sospensioni di una mountain bike per intenderci. ESOSKI è progettato per adattarsi a diverse altezze, include un sistema pratico che azzera la spinta quando si sale in seggiovia o ci si ferma per una pausa a rifugio. Insomma, sole, whisky e 6 in pole position. Sole, whisky e sei in pole position. Voto 5 su 5. Bene, quindi facciamo un breve riepilogo dei voti assegnati a questo progetto. La progettazione è 5 su 5, il design e dettagli 3D 4 su 5, la stampabilità è 4 su 5, l'innovazione 5 su 5 ed infine la funzionalità 5 su 5. E il voto finale, ottenuto sommando tutti i punteggi e dividendoli per il numero dei criteri, cioè 5, è quello di 4.6 che lo porta al primo posto in classifica alla pari di Grifo, il bastone per il sci alpinismo, giusto per rimanere in tema, quindi direi sfida tra i ghiacci. E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo video che spero vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di metterci un like, iscrivervi al canale e se vi va lasciateci un commento riguardo al progetto del nostro follower. Ciao a tutti e buona stampa 3D!